Io con lo gnocco di farina ho un conto in sospeso. Avevo circa 4 anni quando uscì nelle sale un film con Sofia Loren e Omar Sharif. Doveva chiamarsi probabilmente C'era una volta. Ecco. Questo film aveva come protagonista Sofia Loren che nel film si chiamava Isabella e lei doveva conquistare il principe superando alcune prove. Una di queste era di preparare 7 gnocchi. Lei fece 7 gnocchi, però poi uno di questi gnocchi se lo mangiò e quindi c'era il ritornello che diceva Isabè, per un gnocco di farina ti si perso un principe. E questo è il film. Che cosa mi è successo? Che ogni volta che venivano i parenti a casa, le vecchie zie, mi vedevano, mi chiamavano e poi giù con Isabè, per uno gnocco di farina ti si perse un principe. E questo sempre, per tutta la mia infanzia. È stato terribile. A parte questo piccolo aneddoto, lo gnocco di farina secondo me è buonissimo, è anche leggero, rispetto agli gnocchi di patate si digerisce meglio e quindi nonostante questo che ho dovuto patire, comunque io spesso preparo gli gnocchi di farina e li mangio con tanto piacere. Andiamo a vedere la ricetta come si fa. Per ogni persona consideriamo un mestolo di acqua, circa 150 ml, e ci vuole una stessa quantità in peso di farina, quindi saranno 150 grammi di farina a persona. Io come sempre utilizzo la farina bianca di farro, però nella ricetta originale viene utilizzata la farina di frumento. Si porta a bollore l'acqua senza mettere il sale, perché altrimenti lo gnocco viene un po' grigiastro. Quando l'acqua bolle si versa la farina nell'acqua bollente tutta in una volta e si mescola con un cucchiaio di legno fino a quando non si stacca dalle pareti della pentola. A questo punto possiamo spegnere il fuoco e il contenuto della pentola lo andiamo a trasferire su un piano da lavoro e impastiamo per pochissimi minuti. Si impasta veramente in maniera molto veloce e poi andiamo a produrre i nostri gnocchi. Vi faccio vedere che è molto semplice. L'acqua ha iniziato a bollire, abbassiamo un poco la fiamma e versiamo la farina tutta insieme. Dobbiamo mescolare. Lasciamo stare un pochino sul fuoco perché così si incomincia già a cuocere e sarà anche più digeribile perché l'amido incomincia a diventare resistente quando viene a essere riscaldato e poi lasciato raffreddare. E quindi un amido resistente è anche un amido che si assorbe meno e che dà meno problemi alla pancia, ma soprattutto fa alzare meno la glicemia e fa ingrassare anche di meno. Ok? Ecco fatto. Adesso ci portiamo sul tavolo e andiamo a impastare. È caldissimo, facciamo attenzione a non scottarci, mettiamo un pochino di sale sul piano e trasferiamo il contenuto della pentola. Le mani si fanno rosse rosse, molto calda. Però non si attacca, non appiccica. La pasta è diventata bella liscia e anche abbastanza elastica. Adesso andiamo a ricavare gli gnocchi. Per fare le cose più velocemente io ne preparo 3 alla volta e poi li taglio.
C'è chi li taglia uno alla volta, però insomma ci vuole troppa pazienza e io la pazienza non ce l'ho. Ok, li avviciniamo e con il coltello andiamo a tagliare. Vanno fatti tutti della stessa grandezza, più o meno, così che in cottura cuociono tutti allo stesso tempo. Per cavarli io utilizzo questa grattugia. La parte di sopra è molto comoda, però naturalmente ci sta anche chi cava gli gnocchi utilizzando una forchetta. In questo modo si fa molto ma molto prima. Si prende lo gnocco e si passa sopra. Alla stessa maniera facciamo tutti gli gnocchi. Ho finito di cavare tutti gli gnocchi, ne sono venuti veramente una bella quantità, per 2 persone sono abbondanti, secondo me ci mangiano anche 3 persone. Lo gnocco non si attacca uno con l'altro, non c'è bisogno di mettere farina sopra, per cui li lasciamo così, semplicemente su un canovaccio, in attesa di metterli a bollire. Nel frattempo ci occupiamo del sugo. Il sugo che vado a preparare è un sugo leggerissimo, senza aglio, sembra strano ma io questa volta l'aglio non ce lo metto proprio per rendere lo gnocco ancora più digeribile. Un sugo di pomodoro che non viene neanche fritto nell'olio, quindi molto molto semplice. Andiamo a vedere. Mettiamo un coperchio e facciamo bollire per 5 minuti. Basilico abbondante, e lasciamo cuocere ancora per 10 minuti. Intanto che il sugo finisce la cottura e l'acqua bolle, tagliamo la provola. L'acqua bolle, mettiamo un po' di sale, 2 prese per salare l'acqua e poi tuffiamo gli gnocchi. Eccoli qua, stanno salendo. Man mano che salgono li mettiamo nella padella. Un po' di pecorino, un altro po' di sugo, altri gnocchi. Mettiamo tutta la provola, il formaggio, ancora sugo e giriamo. Lasciamo sul fuoco ancora 2 minuti per far sciogliere la provola e poi dopodiché si può impiattare.